Sei troppo basso per arrivare in Serie A. È esattamente questa la frase che mi hanno detto ormai un bel po' di anni fa e che magari, che ne so, pure a te che stai guardando questo video ti hanno detto. Beh, amico mio, se ti hanno detto questo anche a te, ora mettiti a sedere e continua a guardare il video, perché ora te la dice Nick una roba. Ragazzi, la pallavolo come il basket per esempio sono degli sport per alti, è inutile girarci intorno. Ma con questo non vuol dire che se non siete 2 metri non potete arrivare in Serie A. Ragazzi, ve lo sto dicendo io, che sono la bellezza di 1,85 m, 86 per la precisione, perché già non sono Muserski e in più se mi si ruba anche quel centimetro, vabbè, mi arrabbio. Se non sai quanto è alto Muserski, te lo lascio qui. Tra l'altro, bella idea sdraiarsi sul letto appena rifatto. Aspettate. Ok, molto meglio. 1, 2, 3... Ciao, mi raccomando, fai un buon lavoro, eh? Volevo fare questo video perché l'altro giorno mi sono veramente accorto che la vita va così di fretta che spesso mi scordo o comunque non penso a dove sono arrivato oggi e comunque quello che ho fatto, ecco. Perché raga, che piaccia o no, ho calcato e sto calcando comunque dei palcoscenici importanti che da bambino sognavo soltanto. E se ce l'ho fatta io, che appunto non sono un gigante, mi sono chiesto perché non potrebbe farcela un qualsiasi altro ragazzo, o perché non poter provare almeno ad essere di ispirazione o di stimolo a qualcuno a cui magari hanno già detto che non potrà mai arrivare da nessuna parte perché è troppo basso, ancor prima di vedere tutte le potenzialità che ha. Perché uno di voi che sta guardando questo video non potrebbe farcela? An espresso, please. Yes. Sì ragazzi, sono una di quelle persone che mette lo zucchero nel caffè, altrimenti non lo bevo. Una domanda, ma l'acqua si beve prima o dopo il caffè? Non l'ho mai capito. Scrivetelo nei commenti se lo sapete, perché io non lo so. Un bel 2,70 € di caffè espresso, ma ormai mi sono abituato a questi prezzi, non mi fa più neanche effetto. Ora volo a prendere la macchina, vado in sala pesi che voglio un po' lavorare sul mio corpo, sul mio fisico e raga, vi continuo a parlare dopo. Comunque il bar sotto casa è sempre una bella cosa. Caffettino, veloce e adesso andiamo in palestra. Non vorrei dire, ma secondo me quel tempo là non promette niente di buono. Infatti raga, io nelle foto di squadra sono praticamente sempre, anzi senza praticamente, proprio sempre nella fila dei giocatori che stanno con il ginocchio a terra, perché spoiler, sono tra i più bassi di ogni squadra dove gioco. E questo è una cosa normale, dato che la media delle altezze, parlo generalmente della Superlega, è di 2 metri circa. Devo dirvi la verità, appena arrivato a Modena, quando mi sono ritrovato a 15 anni già nel settore giovanile, dove essendo una realtà che punta ad alti livelli e cerca di mandare in Serie A più ragazzi possibili, si incontrano già delle fisicità importanti. Ecco, devo dire che lì un pochino mi pesava. Poi vi lascio immaginare, avevo 15 anni, non avevo mai fatto neanche un esercizio in sala pesi, non era esattamente l'esempio di crescita precoce, ecco. Non ero, ecco, bassissimissimo, ero basso in confronto ai miei compagni di squadra e per il mondo della pallavolo, però non ero poi così basso, ero bassino, ecco. Guardate qui cosa c'è e voilà, ci siamo proprio noi. Eh sì, siamo proprio noi. Ed è proprio a Modena che ho iniziato veramente a lavorare tanto in sala pesi. Perché raga, avevo capito che se volevo arrivare dovevo lavorare il doppio di un mio pari ruolo più alto di me per riuscire a stare al passo con lui, appunto. E non mi importava niente se dovevo fare anche 5 sedute alla settimana più le partite, perché ragazzi, come ormai sapete, io avevo un solo obiettivo, quello di arrivare. Seduta finita ragazzi, fa sempre bene fare un po' di pesi, dato che previene infortuni e poi anche per l'estate, per il fisico, dai.
Va bene fare schifo, non troppo schifo, dai. Ma la volete sapere una cosa che mi faceva arrabbiare quando ero più giovane e quando appunto ero appena entrato in questo mondo, fondamentalmente nel mondo dei professionisti? Era il fatto che nel mondo reale poi non sono così basso, sono così basso solo nel mondo della pallavolo di fianco ai miei compagni di squadra. E un'altra cosa che appunto mi faceva arrabbiare era che, poveretti, non era colpa loro, però le persone che dopo 2 ore e mezza di partita vengono giù a chiedere magari una foto, appunto ti hanno visto per tutto il match da lontano di fianco ai miei colleghi di 2,10 m, vengono lì per chiedere una foto e mi dicono: ah, ma sai che poi non sei così basso? E io grazie. A parte questo piccolo aneddoto sulla mia carriera giovanile, devo dire che di soddisfazioni me ne sono tolte e me ne sto togliendo, pur non essendo un gigante. Ovviamente, raga, non è che sono arrivato in Serie A così a caso, anche perché, vi dico la verità, nessuno mi ha mai regalato niente, e quando dico niente intendo veramente il nulla. Anzi, non ero assolutamente il primo che andavano a guardare durante i provini o le varie selezioni che si facevano, proprio a causa, tra virgolette, della mia statura. Non spiccavo appunto per le mie doti fisiche, per la mia altezza, eccetera. Certo, saltavo, però non è che sono arrivato in Serie A solo perché saltavo 10 cm in più o 10 cm in meno. Infatti è vero che non ero il primo che veniva visto o comunque considerato all'inizio, però ero quello che in quel campo lì metteva veramente tutto, perché ero consapevole di non essere il primo della classe o non essere 2 metri, e quindi sgomitavo per farmi notare, diciamo, in qualche modo. E vi giuro che io volevo far vedere a tutti, e a me in primis, che se anche non avevo il fisico del pallavolista perfetto, quello costruito sembra in laboratorio, io potevo stare davanti a tutti quelli più alti di me, o comunque far ricredere chi una volta mi aveva detto che io non sarei mai arrivato da nessuna parte. Vi giuro, era diventata quasi una sfida personale, e raga, secondo me almeno un pochino l'ho vinta. Per concludere, raga, volevo dire che sento spesso, soprattutto i ragazzini o comunque chi inizia a giocare a pallavolo, dire o pensare che l'altezza sia tutto, ma secondo me non è esattamente così. Certo, non si può dire che l'altezza non sia importante, soprattutto nella pallavolo, come ho già detto, o nel basket per esempio. Sicuramente chi ha doti fisiche importanti è avvantaggiato da un certo punto di vista, però ecco, non è detto che se non sei 2 metri tu non possa arrivare. La cosa importante, ragazzi, è sempre lavorare e lavorare ancora, perché se hai un sogno e vuoi realizzarlo, l'unica strada è il lavoro. Che tu sia 2 metri, 1,60 m, l'unica cosa che devi fare è allenarti, passare le ore in palestra a ripetere ogni singolo movimento, ogni singolo gesto, mettere tutta l'attenzione che hai in quello che fai, e poi i risultati arriveranno. Con questo, raga, io vi saluto, vi aspetto nel prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, se avete domande e curiosità come sempre non esitate a scrivermi o a lasciare un bel commento qua sotto. Io come sempre vi voglio bene e vi aspetto nel prossimo video. Ciao raga!